Se anche tu sei un vero appassionato di esche artificiali per la pesca spinning, ce ne sono alcune che davvero non puoi fare a meno di conoscere. In questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica Lure Maniac, dedicata agli appassionati delle esche artificiali, vi porto alla conoscenza del Megabass FX9. Parliamo insieme di questa esca e scopriamo quali sono le caratteristiche principali di questa esca artificiale. Vi ricordo che l'unico modo per supportare questo progetto e anche il canale Planet Spin Fishing è l'acquisto delle guide e dei manuali che trovate disponibili sullo shop Amazon. Ce ne sono alcune dedicate alla pesca spinning, alcune al kayak, alcune alle esche artificiali siliconiche, rigide. Ecco, ce ne sono davvero tante. Vi lascio il link e tutte le informazioni in descrizione. Ora insieme andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per l'FX9 di casa Megabass. Andiamo! L'esca artificiale di cui parliamo oggi è l'FX9 di casa Megabass. Ho preparato delle slide per meglio far comprendere gli argomenti di cui tratteremo oggi. In questo riepilogo parliamo degli argomenti che andremo ad affrontare nei vari capitoli. Partiamo dall'intro, dalla scheda tecnica, parliamo delle caratteristiche di questa esca artificiale, inoltre diamo anche qualche indicazione in merito ai tipi di recupero e quelle che sono delle considerazioni personali con i pro e i contro nell'utilizzo di questa esca artificiale, e infine ci sono le conclusioni. Partiamo con le specifiche. Nome FX9, il brand è Megabass. Megabass è una delle aziende più importanti a livello mondiale per quanto riguarda le esche artificiali, non solo per l'acqua dolce ma anche per il mare, quindi per la pesca spinning a 360 gradi. È un brand che negli anni si è fatto conoscere per l'introduzione oltre di modelli dalla grande somiglianza realistica, sia per quanto riguarda il design delle esche artificiali ma anche per le caratteristiche di nuoto delle esche artificiali. Questo brand si è fatto conoscere anche per l'innovazione in merito alle tecnologie nella realizzazione delle esche artificiali. In merito a questa esca artificiale la misura è 9 cm, si tratta di un Minnov Jerkbait realizzato in 24 colorazioni, di cui 11 speciali per il saltwater, quindi per l'utilizzo in mare. Il peso è di 10,5 grammi, dotato di 2 ancorette triple. L'azione è floating, quindi galleggiante. Una volta lanciata in acqua l'esca galleggia, poi iniziato il recupero va a lavorare su una profondità di circa 50 cm. Non è dotata di rattling interno, quindi è un'esca silent. All'interno del corpo dell'esca artificiale ci sono dei pesi fissi per il bilanciamento dell'esca artificiale e che non è dotata di armatura passante. Vediamo adesso insieme quali sono le caratteristiche che vengono descritte dalla casa madre. Le leggiamo insieme. L'FX9 è un Minnov dove la paletta di testa si avvicina al corpo durante il lancio. Ciò garantisce una minore resistenza all'aria e distanze di lancio più lunghe. Una volta che l'FX9 è in acqua, la paletta ritorna in assetto, questo per mezzo della resistenza all'acqua, e crea dei piccoli ed imprevedibili scarti laterali dell'esca durante la fase di recupero, imitando quasi perfettamente un pescetto ferito. Come abbiamo già detto nella parte introduttiva di questo video e anche ribadito dalla casa madre, la caratteristica principale di questa esca artificiale è la paletta che si avvicina alla testa dell'esca durante la fase di lancio, quindi c'è uno snodo annegato direttamente sotto
all'occhio, quindi nei pressi della testa, che facilita questo movimento della paletta per aiutarci soprattutto nella distanza di lancio raggiunta. Quali sono le caratteristiche? Per quali condizioni meteo marine ideale, gli spot, i predatori? Inoltre parliamo anche delle attrezzature che noi possiamo utilizzare, che sono preferibili quando andremo a pescare con questa esca artificiale. Vediamo insieme tutte queste informazioni. Partiamo da quelle che sono le condizioni ideali meteo marine per poter utilizzare al meglio questa esca artificiale. Come condizioni di mare, anche secondo quelle che sono le mie esperienze, l'FX9 è un'esca ideale per il mare calmo o poco mosso. In acqua dolce invece, ecco, non ci sono limiti, l'importante è non avere una zona dove c'è troppa corrente, per cui ecco, è un'esca che può essere utilizzata in una grande varietà di condizioni meteomarine, anche in presenza di vento contrario, dove questa parte retrattile della paletta ci facilita l'azione di lancio anche con condizioni un po' al limite. Per quanto riguarda invece l'utilizzo col mare molto mosso, visto che si tratta di un'esca abbastanza leggera e dotata di una paletta, sì, ma non è una paletta esageratamente grande, diciamo le condizioni limite di mare dove noi possiamo utilizzarla è il mare leggermente mosso, dopodiché per quelle che sono anche le mie esperienze è consigliato utilizzare esche più pesanti. Per quanto riguarda gli spot, io penso che sia un'esca ideale per il porto, sia interno porto ma anche le zone a ridosso dell'ambito portuale. L'FX9 è un'esca artificiale ideale per le foci, sia lato esterno e soprattutto lato interno, in cerca di predatori, come ad esempio la spigola. Tuttavia possiamo utilizzare quest'esca artificiale anche nella spiaggia bassa, perché è un'esca che ha la sua azione di nuoto nei primi 50 cm dalla superficie, quindi un'esca ideale anche per i bassi fondali. Quali sono i predatori a cui noi possiamo destinare quest'esca artificiale? Prima di tutto sicuramente la spigola, tuttavia possiamo utilizzarla anche per la ricerca di altri predatori, sia marini che di acqua dolce. Acqua dolce, per esempio, è un'esca molto interessante per i black bass, ma anche per il persico e per altri predatori come ad esempio il luccio o l'aspio. In merito all'attività dei pesci, come ci possiamo comportare con questa esca artificiale? Diciamo che sono sempre le stesse indicazioni. Una volta arrivati sullo spot, in base all'attività, quindi la presenza di cacciate, il movimento di pesci, presenza di pesce foraggio, noi possiamo aumentare o diminuire la velocità per stimolare il predatore. Magari per pesci più attivi andiamo ad accelerare le fasi di recupero, invece per pesci non in grande attività, oppure per pesci apatici, oppure per pesci che tendono a seguire l'esca artificiale senza mai decidersi a sferrare l'attacco decisivo, allora in questo caso che cosa facciamo? Possiamo utilizzare diverse strategie. Una di queste è diminuire la velocità di recupero e intervallare di tanto in tanto la nostra fase di recupero con degli stop, delle cercate, delle twitchate, quindi stop e ripartenze per stimolare i predatori, diciamo non in spiccata attività. Parliamo anche dell'attrezzatura, quindi combo, canna, mulinello e filo. Che cosa abbiamo bisogno per riuscire a utilizzare al meglio questa esca artificiale? Sicuramente una canna leggera accoppiata ad un mulinello adeguato. Parliamo di canne che vanno dai 6 piedi, 7 piedi per arrivare fino a 8 piedi, 8 piedi e 4, 8 piedi e 2,
di una potenza di lancio, quindi capace di gestire esche che vanno dai 5 ai 15 grammi. Questo è un po' il lure weight ideale. Sotto queste canne potremo accoppiarci dei mulinelli di taglia 3000, taglia 4000 senza eccedere più di tanto. Il filo da avere in bobina potrebbe essere tranquillamente un trecciato dello 0,14 a cui possiamo accoppiare come finale uno 0,28 fluorocarbon di ottima qualità. Io sconsiglierei di scendere ulteriormente. Sappiamo bene che utilizzare dei fili leggerici permettono di far arrivare la nostra esca artificiale più lontano, utilizzare dei finali molto sottili, soprattutto quelli in fluorocarbon, aiutano anche l'esca a muoversi meglio. Utilizzando un finale troppo doppio limiteremmo quelle che sono anche le sbandate e il nuoto sinuoso durante l'azione di recupero. Queste sono cose che poi anche pescando imparerete da soli. Quindi queste sono un po' le indicazioni massime per quanto riguarda l'attrezzatura. La caratteristica principale è questa parte retrattile della paletta di testa. Questo ci permette un lancio a una distanza davvero interessante, superiore alla media se paragonato con esche di simili caratteristiche. Quindi riusciamo a lanciare questa esca artificiale con poco sforzo, grazie anche alla presenza all'interno dell'esca artificiale del controbilanciamento fisso. Parliamo del nuoto. Il nuoto di questa esca artificiale sul nuoto lento lineare è un nuoto di un preciso mix tra rolling e wobbling, quindi anche chi non è molto esperto, chi non è molto pratico di pesca con le esche artificiali, basta lanciare e recuperare linearmente, lentamente anche questa esca artificiale per metterla correttamente in pesca. Tuttavia possiamo aggiungere delle azioni di cercata, di twitchata per rendere maggiormente efficaci le nostre battute di pesca. Quindi per quanto riguarda il recupero ne possiamo fare principalmente 4, tuttavia nessuno ci limita, nessuno ci vieta di poter aggiungere delle altre tecniche di recupero in base anche alle nostre esperienze. Ne abbiamo parlato in anche altri video, il recupero lineare possiamo gestirlo in due modi, quello lento e quello veloce. Parlando invece di recupero twitching, la differenza sostanziale tra il recupero twitchato e il recupero jerking, quindi jerkato, è che con il twitching facciamo una jerkata, quindi un'azione di polso sulla nostra canna minore rispetto al jerking, dove andiamo a lavorare anche di avambraccio, quindi sono dei colpi, dei richiami laterali con la nostra canna che noi faremo in fase di recupero, e durante questi movimenti l'esca sbanderà da destra a sinistra con il classico nuoto jerking. Invece con il nuoto twitching noi facciamo dei colpi di cimino, quindi facciamo lavorare molto la parte finale, l'apicale della nostra canna, in modo da far sbandare l'esca quel tanto per metterla per farla lavorare, per renderla maggiormente attraente nei confronti dei predatori. L'altro tipo di recupero che noi possiamo fare è un recupero misto, ovvero alterniamo fasi di recupero lento, lineare, magari accelerando, diminuendo, a stop, ripartenze, gercate, twitchate. Quindi questa è un'esca che si presta a tutti questi tipi di recupero che noi possiamo adottare in base, come dicevo prima, all'attività predatoria nello spot dove andremo a pesca. Una caratteristica fondamentale di questa esca artificiale è soprattutto la forma realistica e le colorazioni ben studiate. La coda è affusolata e questo è un altro plus che ci permette di riuscire a far arrivare lontano in fase di lancio la nostra esca artificiale. È un'esca che emette delle vibrazioni che vengono
abbastanza avvertite al pescatore durante l'azione di recupero, quindi sono delle vibrazioni medie sul recupero lente che si accentuano sul recupero più veloce, ce ne accorgiamo pescandoci, e anche il predatore che si trova nei dintorni, ecco, riesce ad avvertire queste vibrazioni che sono un altro punto di forza di questa esca artificiale. È un'esca silent, quindi all'interno di questa esca ci sono dei pesetti fissi che sbattono contro le pareti dell'esca e emettono questo suono molto cupo, però ecco, non è un'esca dotata di rattling interno. Questo suono che sentite è dovuto principalmente a questo pesetto fisso che si trova all'interno del corpo di questa esca, che ha qualche millimetro di gioco, ecco, tra la parte anteriore e posteriore del canale in cui si trova. Parliamo anche delle ancorette, sono due e sono posizionate in punti strategici dell'esca artificiale. L'ancoretta di testa non andrà mai a impigliarsi verso la paletta, quindi anche la testa dell'esca artificiale, e non andrà ad impigliarsi nemmeno verso l'ancoretta di coda, quindi posizione ben bilanciata, ben studiata, e le ancorette di casa madre sono ideali per predatori di piccola e media taglia, che sono i predatori principali per cui è destinata questa esca artificiale. Prima di passare alle conclusioni finali, parliamo anche di quelli che sono i pro e i contro sull'FX9 di casa Megabass relativi alle mie personali esperienze, quindi nell'utilizzo che ho fatto in pesca con questa esca artificiale. Tra i pro sicuramente ci sono le caratteristiche innovative della paletta, che dal momento della sua introduzione sul mercato ha fatto diventare questa esca artificiale davvero un must, un riferimento per tutti gli appassionati, anche per gli altri brand del settore che si sono ispirati a queste nuove caratteristiche. La forma e le colorazioni sono davvero ben fatte, come ovviamente la maggior parte di tutte le esche di casa Megabass. Un altro pro importante è la distanza di lancio raggiunta grazie a questa innovazione della paletta, e la tenuta della verniciatura. In base all'utilizzo che ne ho fatto non ho riscontrato grandi problematiche, diciamo è superiore alla media di esche simili. Parliamo anche dei contro di questa esca artificiale. Il contro principale è secondo me il costo. Diciamo che per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche è un'esca che si fa pagare bene, la troviamo dai 25 ai 28 euro. E quindi ecco, paragonandola ad esche di simile fascia, diciamo che è davvero un costo elevato. Inoltre anche la reperibilità negli shop italiani è molto bassa, e molto spesso dobbiamo ricercarla in siti esteri, soprattutto le colorazioni dedicate al mare, le colorazioni special saltwater. È difficile trovarle nei negozi sotto casa o quelli meno forniti. Un altro contro che mi sento di aggiungere è quello relativo al probabile bloccaggio della paletta. Io ne ho acquistati 3, e tra questi 3 modelli ce n'è stato uno che ha avuto un piccolo problema sulla paletta, andava diciamo troppo dura, e per riuscire a sbloccarlo, diciamo, ho dovuto lavorarci un po' vicino per risolvere, ecco, questo problema, che tuttavia non ti aspetti acquistando un'esca che arriva quasi a 30 euro. Veniamo adesso alle conclusioni in merito all'FX9 di casa Megabass. Per i malati della tecnica della pesca spinning, diciamo che si tratta di un'esca da provare prima o poi nelle nostre battute. Tuttavia,
per il rapporto qualità-prezzo si tratta di un'esca che si fa pagare secondo me un po' troppo ed è anche purtroppo difficile da riuscire a trovare negli shop online italiani. In conclusione, credo che si tratta comunque di un'esca che ci può accompagnare in tante uscite di pesca e risolvere anche battute molto difficili sia in mare sia in acqua dolce, ma soprattutto in ambienti lagunari, in ambienti salmastri, dove un'esca di simili dimensioni riesce a simulare e a mettere in attività i predatori, diciamo, più apatici, smaliziati o già abituati a vedere altre esche di simile tipologia. Ricordo nuovamente che sullo shop Amazon sono disponibili le guide manuali dedicati alla pesca, spinning in mare, alle esche artificiali. Vi invito a visionare lo shop, e l'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Per il momento è tutto, ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate il video per farmi sapere le vostre impressioni, ecco, in merito, se magari l'avete provato o deciderete di provarlo. E noi ci vediamo il prossimo. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima!